Salve a tutti da Maurenz Monkey. Ragazzi, oggi parliamo di Citizen e vi farò vedere un confronto tra un Citizen vintage e un Citizen moderno. Ma prima di farlo vi ricordo di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di spuntare anche la campanella per avere gli aggiornamenti su tutti i video che pubblicherò. Mi raccomando, su YouTube c'è una sezione che si chiama Community. Che cos'è? È dove io posso pubblicare dei post, chiedervi cosa vorrete vedere in un video o se c'ho un orologio, che domande volete che vi rispondi rispetto a quel video. Quindi guardate anche quella sezione perché è importante. Ci relazioniamo sui prossimi video che caricherò e se avete delle domande vi rispondo anche in video. A presto ragazzi, ora passiamo sul banco e vediamo questi due Citizen. Buongiorno a tutti da Maurenz Monkey. Oggi, come anticipato in un post nella community qui su YouTube, faremo un video confronto tra il Citizen Aqualand nuovo corso e il prima serie. Come vedete, già il quadrante è leggermente differente. Perché? Perché i moduli sono diversi. Questo è un modulo C022, questo è un modulo C520. Come si fa a sapere il modulo? Semplice. Si legge il fondello. Citizen indica il codice dell'orologio antecedendo il codice del modulo. Qui C520, qui in quello vintage C022. Vedete? Ok, già vedete il fondello è diverso. Il prima serie viene chiamato 6 viti perché ha un fondello della stessa forma della cassa fissato alla cassa con 6 viti, mentre il nuovo ha un fondello a vite. Ci sono diversi fondelli per questo orologio. Se vedete questo qui, e tutte le scritte sono incise, l'hanno fatto per pochi anni così. Poi sono passati a una serigrafia laser meno incisa e gli amanti di questo orologio preferiscono avere questo fondello qua perché è maggiormente leggibile, però è una piccola particolarità, nulla di eclatante. Veniamo al lato quadrante. La forma dell'orologio è la medesima, leggermente più rifinito nel lato qui della corona e del tastino rispetto a quello vintage. Se vedete il confronto è leggermente più profondo questa forma. Stessa cosa anche qui dove c'è il profondimetro. Che cos'è il profondimetro? Quando questo orologio va sott'acqua, la pressione dell'acqua tocca questa membrana e registra la profondità qui sul display. Funzione per diver. Veniamo al quadrante. In basso qui troviamo il logo della ProMaster, che è la serie Citizen per i sub, e sottoscritto Divers 200 metri, perché questo è un Divers certificato 200 metri. Qui non compare la scritta Divers, ma Water 200 metri Resist. Questo perché negli anni 80 le specifiche diver, ossia la autocertificazione ISO e i parametri per rientrare non era ancora stata ben delineata e quindi non compare proprio la scritta Divers. A ore 12 vediamo i due schermini che in quello vintage sono più verso l'esterno del quadrante, mentre in quel modulo moderno lasciano un piccolo spazio agli indici sopra il quadrante perché devono essere totalmente visibili, sempre per rispettare i parametri ISO. I font sulla ghiera sono leggermente diversi, più ampi e secondo me più belli e affascinanti quelli del vintage, più piccoli e secondo me meno visibili quelli del moderno. Notiamo un'altra particolarità. Se vedete qui il triangolo a ore 12, dopo il primo minuto non è evidenziato da nessun pallino, ma teoricamente dovrebbe essere la parte finale del triangolo, mentre qui vediamo 4 pallini e quindi questa ghiera a mio parere è molto più precisa rispetto a questa, proprio per questa indicazione di tutti i pallini. Cosa differente invece qui abbiamo il pallino la lineetta del quinto minuto,
sesto, settimo, ottavo, manca il nono che dovrebbe essere il numero 1 e il decimo secondo il numero 0. Quindi secondo me l'attenzione ai dettagli nell'orologio vintage era maggiore rispetto a questa riedizione moderna. Per quanto riguarda la luminosità al buio, ho notato che la luminosità del Citizen vintage, questo qui, è nettamente migliore rispetto a questa, ma non credo sia solo una questione di pasta, ma di contrasto e di quantità di pasta. Evidentemente ne utilizzavano di più. Come vi ho detto in altri video, nell'orologeria vintage non c'era tantissima la concezione di risparmiare sulla grande produzione. Quindi si aveva una maggiore cura dei dettagli. Entrambi hanno la corona a vite dove si può regolare l'indicazione analogica dell'ora. Vedete? Anche questa del vintage è a vite. Questo tasto in entrambi i moduli è il tasto che fa selezionare le funzioni sul display analogico. Vedete? Le varie funzioni, la sveglia, il timer, l'allarme, il conto alla rovescia. Questo è invece per selezionare la funzione e questo è per far partire o per regolare l'analogico. La cosa sempre molto bella dei Citizen ProMaster, soprattutto da qualche anno, è la confezione. Ora ve la faccio vedere. La confezione del vintage era una scatola di legno, molto bella, però la confezione dei moderni effettivamente è tanto graziosa. È la classica bombola da sub marcata Citizen ProMaster, dove poi c'è l'alloggio e qua all'interno invece c'è lo spazio per mettere il libretto e la garanzia. Davvero carina la scatolina, scusate se non ve la faccio vedere nell'interezza, però è una scatolina molto caratteristica dei ProMaster. Consiglio l'acquisto del vintage rispetto al moderno? Per un punto di vista collezionistico sì, però il vintage ha dei problemi. Infatti un utente nella community ha chiesto: ho comprato questo orologio, l'ho portato a cambiare le pile ma poi ha smesso di funzionare. Il problema è il modulo, perché il modulo ha determinati anni e alcune volte si guastano. Purtroppo non esiste fornitura per questi moduli, quindi ripararli è molto difficile perché è pure elettronica. Ci sono degli orologiai molto bravi che sanno metterci le mani, però poi forse diventa antieconomico far riparare questo orologio. Quindi se funziona bene, siamo fortunati. Se invece è guasto e va aggiustato il modulo, trovare moduli è davvero molto difficile. La particolarità di questo modulo è che montava proprio 1, 2 e 3 batterie da 1,5 volt. Quindi aveva un voltaggio di, facciamo ad occhio, 4,50 volt. Questa qua invece monta una batteria al litio, quelle rotonde, da 3 volt. Quindi questo tecnologicamente ha le stesse funzioni con un voltaggio, una dispersione minore rispetto a quello vintage. Però io resto sempre dell'idea che l'Aqualand Vintage sia sempre molto più affascinante. C'è da dire che se uno vuole realmente utilizzare questi orologi subacquei, con questo qui, col fondello a vite, insomma, rischia ben poco. Con questo qui, con il fondello con le 6 viti, al cui sotto al fondello ha una guarnizione della stessa forma dell'orologio, che facilmente si deforma, che non è facile da ritrovare, ma si deve rifare con strumenti vari che possono essere delle guarnizioni liquide della Bergeon che si pone proprio sotto al fondello e poi si solidifica e diventa una guarnizione. Potrebbe però non garantire la perfetta impermeabilità ai 200 metri con cui era stato creato questo orologio.
Di per sé sono entrambi belli, sono entrambi affascinanti. Poi questa versione acciaio e oro secondo me è magnifica e ce n'è una che è acciaio, verniciata nera e oro che è qualcosa di magnifico. Una particolarità, questi orologi li vediamo sempre con il cinturino in gomma. Io qui non avevo più il cinturino in gomma originale che si era disintegrato e ci ho messo questo cinturino in pelle vintage, insomma, per dargli ancora più il senso del vintage. Però esiste il bracciale in acciaio per questo orologio, che è molto raro da trovare, molto molto bello. Assomiglia, per farvi intendere, a un bracciale dell'Omega Speedmaster, più o meno come disegno delle maglie. Cioè una maglia satinata al centro, due piccole fettucce lucide e poi satinate di lato, che è davvero molto bello. L'ho avuto solo una volta braccialato, quello vintage tra parentesi, non so come è stato montato, se era uscito così o il precedente proprietario l'aveva reperito, il bracciale moderno e l'aveva messo sul vintage. Sta di fatto che se lo trovate braccialato prendetelo perché solo il bracciale è un pezzo, è un qualcosa di raro e da collezione. Per oggi credo di avervi detto tutto su questi orologi che a me piacciono. Vedete però, continuiamo a vedere la cura della cassa. Vedete questa cassa è molto affusolata, che forse sul polso dà meno fastidio rispetto a questa che è più spigolosa. Però la cura nei dettagli della cassa vintage, guardate com'è tagliata bene, come ben rifinita, meno morbida. Io credo sia più difficile fare una cassa in questo modo qui con le tecnologie dell'epoca rispetto a questa. Io preferisco il vintage, anche il profilo, vedete, più grosso, questo affusolato. La stessa zigrinatura della ghiera, vedete questa quanto è molto più alta rispetto a quella vintage. In linea di massima lo trovo molto più equilibrato, questo qui d'epoca. D'epoca, poi parliamo degli anni 80, però iniziano ad essere comunque pezzi d'epoca, sono passati comunque 30 anni. Fatemi sapere nei commenti, preferite il vintage o il moderno? A presto ragazzi!